Se tuo figlio è un giovane cuore rossonero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare ai Milan Junior Camp organizzati da Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi è una realtà storica riconosciuta a livello internazionale che collabora da anni con il Milan per organizzare questi fantastici camp estivi che ogni estate accolgono ragazzi dai 6 ai 17 anni da ogni parte del mondo, nelle suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. Grazie alla presenza di ex campioni e supervisori tecnici del calibro di Pietro Viercovud e Walter De Vecchi, i ragazzi avranno l'opportunità di imparare ma anche di divertirsi. Non perdere questa occasione unica. Visita il sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio ai Milan Junior Camp di Sport Eventi per fargli vivere un'esperienza che ricorderà per sempre. Hai mai sognato di diventare il mister perfetto? Ora puoi farlo con Mise, la nuova app che ti permette di giocare ed investire con il calcio. Grazie ai nostri algoritmi, i valori dei calciatori sono oggettivi e basati sulle performance. Raccogliamo e lavoriamo oltre 5.000 dati dal più grande data provider sportivo del mondo, Opta. Con Mise puoi comprare, vendere e scambiare i tuoi cartellini digitali, guadagnando come un vero mister. E se sei un neofita del trading, non preoccuparti. Mise ti insegna i concetti base della finanza in modo divertente e ti fa guadagnare con la tua passione, il calcio. Se te ne intendi davvero di calcio, diventa il primo mister dell'era digitale con Mise. Scarica subito l'app e inizia a vivere una nuova coinvolgente esperienza di fantamercato 2.0. Mise, la tua nuova squadra digitale. Tifosi del Milan, siete pronti a brindare ai gol della nostra squadra del cuore? Con la Montina, lo spumante dei campioni, ogni brindisi diventerà un vero e proprio gol. La Montina è il vino perfetto per celebrare le vittorie del Milan e superare le sconfitte. Le uve pregiatissime della regione di Franciacorta, unite alla maestria dei mastri vinificatori, creano una bollicina delicata e raffinata, capace di esaltare ogni boccone e ogni emozione. Che aspettate? Fate come il Milan che ha scelto la Montina come vino ufficiale. E allora, in alto i calici e cincina la passione, alla storia e ai colori rossoneri. E vai Milan! Gol! E poi segna un gol incredibile! E il gol dei ragazzi! Rete! Ben ritrovati a tutti qui, Radio Rossonera, giovedì 20 aprile, quindi ultimo talk della settimana. Domani come al solito ci tornerà a trovare Carlo Pellegatti per il suo Pelle Rossonera delle 16 e spicci, iniziamo sempre un po' dopo. Oggi talk, quindi ultimo talk, ultimo appuntamento della settimana. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon Enrico pomeriggio. Boiani, ciao Henry. Ciao Henry. Saluto, dopo ne parliamo. Saluto anche Morgan in regia, ciao Morgan. Ciao. Saluto anche Fede. No, non avevo messo Cialanoglu, pensa, non l'ho fatta io la grafica. Sì, ma Fede, hai capito che sarà un mese di carino, poverino. L'ho messa in tuo onore, caro direttore. Lo so. Fate qualcosa perché non se ne può più. È derby. È il terzo Euro derby che ci aspetta. È il terzo appuntamento con l'Inter dopo il 2003, il 2005 e il 2023. È un appuntamento che io onestamente speravo di aver finito di vivere, ma d'altronde ormai ci siamo. E quindi è giusto viverlo con i sacri crismi, anche come abbiamo detto stamattina, ma a un certo punto ti passa anche, diciamo così, la tensione perché è l'Inter. Non ti passa. Deve essere sopravanzata dalla contentezza di essere tornati in semifinale di Champions, di vivere certe emozioni, certe ansie, certi sentimenti che non vivevamo da veramente un'eternità.
per chi è tifoso del Milan è un'eternità, per alcuni è un'era geologica. Però quantomeno noi era un po' di anni che non l'avevamo, è giusto anche vivere queste cose qui, non i 10 posti, non l'esclusione delle coppe, non l'Europa Il mese di League. maggio già in vacanza. Esattamente. Quindi Bea, sei bella, serena e tranquilla, vero? Ma allora, guarda, sono molto sincera. Io ad oggi sono ancora provata da Napoli-Milan, non ci voglio pensare al 10 maggio. Oggi è il 20 aprile, abbiamo tanto tempo. Mi salirà l'ansia giorno dopo giorno, vedrete come arriverò a quel giorno e ne avete assaporato qualcosa il giorno di Napoli-Milan, però oggi diciamo che il mio pensiero non è propriamente già lì, anche per la nostra... E dov'è? Ma la prossima partita, Milan-Lecce, perché Ok. comunque il mese di maggio ci vedrà impegnati in partite... Che falza. Vabbè, vi ricordo che c'è Roma-Milan, Milan-Lazio e Juventus-Milan. Dopo, guarda, abbiamo Ecco. una grafica dedicata proprio al nostro bel calendario fino al ritorno contro l'Inter. Noi ne giochiamo, se non ricordo male, 7, l'Inter 8 addirittura. Henry, tu tutto bene? Sì, io benissimo. In realtà io ho la testa a una finale di Coppa al Fanta da vincere, che probabilmente, anzi quasi certamente perderò. Però, con chi è alla mia sinistra in questo momento? Anzi, ho un appello da fare, poi arrivo a Addirittura. Milan-Inter. Quanti siamo live? Mi dite quanti Quasi siamo? 300 già. Quasi 300. Potete scrivere 300 direttore, virgola, la coppa è tua? Tutti un muro di direttore, virgola, la coppa Poi è tua. un giorno vi leggeremo Che quando pianto vincerà il devastante. campionato, perché il campionato al Fanta l'ha vinto lui, con che squadra ignobile ha vinto il campionato. Esatto, ma a parte il campionato è arrivato non si sa come, ignobile. piangendo anche sulla semifinale di ritorno, è arrivato anche in finale di No. Coppa. Non a, Contro di me. caso, non a caso il suo preferito, Fede conferma, è quello in copertina. a Esatto. destra. Ma non ce l'ho il Quindi- Fanta. Non quindi ce l'ho. bravi, No, bravi, basta bravi, con questi bravi, messaggi. andate avanti, Fermi. scrivetelo tutti. No. In 300 dovete Bravi. scrivere. In 300. Perché? Ma no, Perché ha state pianto bene. anche cioè, tipo 2 settimane prima della finale e è saltato Berardi, che è nella mia squadra. Questo è già un problema e lo È so. tornato e mi Osimhen dispiace. però. Aggiungo io una cosa Nella per, mia. per far capire quanto è sì. proprio una persona alquanto difficile da tollerare al fantacalcio. Fede. Eravamo ancora sul chi va là, sul ritorno o meno di Osimhen per Napoli-Milan di Champions. No, come Radio Rossonera? Lui se ne esce con... Meno male che torna Osi per il mio Fanta. Cioè qui c'era in ballo la qualificazione. Ma perché Sì. voi non Torna Osi, meno Ero male. io ero tranquillo Sì, della sì, qualificazione. sì, Champions. sì. Se- Comunque- eravate voi che eravate Bravi, agitati. bravi tutti in chat, bravi. Bravi, grazie. Mandiamo un messaggio ad Akan. No. No, mandiamolo al direttore, scriviamo il direttore la coppa è tua. Dicevo, Milan-Inter. Sono un po' come il mister Ti Ancelotti. saluto anche Dario del Milan Club Chiavenna che ti ha incontrato. A me, Oddio. sì. Sì. Cioè, mi ha te. anche tirato le Al orecchie perché vincitore, faccio... grande. No, vabbè. Dicevo, mi ha anche tirato le orecchie perché faccio troppo la vedova di che sì, Dario, non mi scollo da questa cosa. Detto ciò, Milan-Inter, non ho Sì. ricordi di quella partita perché avevo 6 anni, i miei primi flash calcistici sono di Nesta disperato nella finale di quell'anno lì e sono veramente dei fotogrammi scollati, Disperato sbiaditi. per cosa? Durante i rigori. Che si sistema i capelli Sì, quelle era un 34 pochino, volte. sì, era un pochino teso, Sandro. E quindi io non l'ho vissuta quella doppia sfida lì. Ti dirò, è una cosa che prima o poi dovevo vivere. E Vabbè, quindi... ma bastavano le VHS di un tempo. No, io sono da un certo punto di vista, dal punto di vista dell'esperienza, del poterlo poi raccontare in futuro, è una roba che vivi e che ti resta, a prescindere da come vada. E quindi in parte, da questo punto di vista qua, storico, calcistico e dell'esperienza, sono contento di viverla. Sono contento di tornare a certi livelli in Champions League. Quando ho visto la grafica con 4 squadre rimaste e una siamo noi e abbiamo chance, come le all'Inter, di andare in finale e di rimanere tra le prime 2, io mi sono emozionato e mi sono gasato ieri sera, quindi sono contento. Poi Guarda, come salirà scrive- l'ansia, arriverà la tensione, sarà una vigilia o sarà una settimana invivibile qui a Milano probabilmente.
Però si fa ragazzi, si Come fa. dice Mike da casa, cancelliamoli per sempre, perché in realtà le opzioni sono o che loro pareggiano in parte il 2003, quindi insomma si riabilitano della semifinale persa nel 2003, Ma di che? vabbè, oppure è la mazzata finale, cioè Allora. eliminati nel 2003, eliminati nel 2005, eliminati nel Ne 2023. parlavo anche con Carlo. Allora, prima filo Le cose rosso e sono nero. due. Sì, lacrime mie e lacrime tue. Leao, no. 9. Allora, Era una questa cosa della vendetta che ho già letto il presidente Zanghi. della rivincita. Ma no, cioè il campionato l'anno scorso l'hai perso, fine. Cioè 38 partite lunghe una stagione, anche se dovessi vincere il derby di semifinale, ma non te lo ridanno. Cioè tu quello campionato l'hai perso, fine. Vabbè, allora è come noi che ci vantiamo di aver cancellato Istanbul con Atene, cioè la Quella stessa è un'altra cosa. Ma Quella com'è? Ma no, No, in realtà è scusami, la stessa. è una partita. No, io intendo della una semifinale partita. del 2003. Rimane il 2005. Sì, ma io parlavo a del fare da- campionato, cioè il campionato l'anno scorso, dato che il nostro amico Hakan Çalhanoğlu dice dopo Riyadh abbiamo 3-0 vendicato, li abbiamo ma mandati a ma casa. vendicato di cosa? Cioè il campionato lungo 38 partite versus una partita secca. Ma no. Ok. Ci sono un po' di messaggi, tra poco li leggiamo. Li premieremo con la coppa di polistirolo il 16 maggio. Gianni, no, parlare No, quella di polistirolo. sapete cosa? La faccio io quando il direttore alzerà campionato e coppa al nostro Fanta. Probabile. Ma sono l'unico che non si ricorda quella del 2005. È un po' il petardo l'ha cancellata, però. Sì. A parte che l'andata non c'è stata grandissima storia, al ritorno ancor meno, ci fu un gol pazzesco dal punto di vista tecnico di Andriy Shevchenko, c'è quel bellissimo replay da dietro, anzi al davanti, dove si vede la palla che va via con quel bellissimo effetto in spin, che gira di mancino e poi si insacca a fil di palo, poi petardo, cancellato, eccetera, eccetera. Vabbè, Sì. andiamo con le nostre formalità. Caro Morgan, grafica numero 1. Perché vi è un tormentone dentro l'altro. Un tormento, direi. Ringrazio il prof Federico Farini. Grazie. Ciao prof, Se- per se le l'11° cose- mese qui con noi. Se Ciao, mai prof. le cose andranno in un certo modo, Eccola. questa grafica credo che dovremmo stamparla su una tela, Certo. appenderla. Due negli vittime studi, sono state fatte. negli studi di Radio Rossonero. Comunque Eccoci c'era qua. Riccardo che ci Eccoci chiedeva qua. come fa ad abbonarsi. Spiegaglielo, Bea. No, lascio a voi questa spiegazione. Lo dico tutti i giorni. È il tastino con il dollaro sotto la chat. Cliccate lì e per 0,99 centesimi a quel punto siete nostri abbonati per un mese. 99 centesimi cliccando il tastino lì sotto la chat col simbolino del dollaro. Ragazzi, però cerchiamo lucidità, so che è difficile. Cosa? Lucidità. Ah. Cerchiamo lucidità, qualità e intensità. So che è difficile, però mancano 20 e oltre giorni. Sono 3 settimane. Morgan, mettimi la grafica 2 intanto. Quindi andiamo un passo alla volta. Tanto l'ansia per questa partita ci arriverà. Poi, ai tempi non c'erano i social. Ai tempi non c'erano così tante testate giornalistiche, così tanto, come dire, così tanta influenza dei media. Non c'era nulla di tutto ciò. Sarà impossibile da vivere, sarà, credo, una delle cose più toste dal punto di vista della resistenza mentale, da un certo punto di vista, però mancano 21 giorni, quindi queste cose accadranno. Lasciamole accadere con calma, lasciamole Lasciate che HD, direi. lasciamole accadere con calma, lasciamo che arrivino nei 4, 5, 6 giorni prima, che la tensione salga tutta insieme dopo l'ultima di campionato, che giochi prima di quella sfida lì, perché tanto sappiamo bene che accadrà. Vedi, Pino scrive, ragazzi, godiamoci questi momenti perché sono partite che purtroppo per adesso non viviamo spesso. Hai ragione, ma guarda infatti- quel bel tabellone, Harry. Ma infatti io sono molto Cioè, contento. da quando non ti capita di vivere sto tabellone? è semifinale di Champions League, forse non ce ne siamo resi conto. Mancano 3 partite per queste 4 squadre per alzare la coppa. Una di queste 3, dopo 3 partite, alza la coppa. E tu sei una di quelle, non Sì. capita da un'eternità. Forse non... Io forse... Ci ho pensato anche un po' stamattina, non so, da casa. Io ancora non ho fatto ben mente locale al fatto che
sei in semifinale di Champions League. Io ieri Non sera me proprio. ne sono reso. Quando ho visto quella grafica con Leao, Haaland, Benzema e credo ci fosse Lukaku per l'Inter, non so perché, però c'era Lukaku. Quando ho visto quella grafica lì, ho detto: caspita, Ne mancano 3. caspita, sei tra le prime 4. 4 squadre. È la competizione più grande che c'è. Quindi bisogna essere contenti. E vi dirò. Non so se ne parleremo dopo, non so se sicuramente Dimmi. ne parleremo più avanti e ne parleremo meglio in quelle settimane lì perché adesso c'è il Lecce. Però ho una preferita tra le due avversarie, ecco, possibili per la finale. Ne parliamo al 16. Sì, ne parliamo il Anzi, 17. il 17, visto che loro dovranno fare il ritorno quel giorno, visto che loro, il City e il Real Madrid, avranno 8 No, era giorni un di pourparlers. stacco. Esatto, sono nella stessa situazione che ha vissuto ad esempio l'Inter questa volta, dove è iniziato prima e ha finito dopo. Sì. Il Milan invece è nella stessa situazione che del Napoli, ovvero gioca il 10 maggio e ha il ritorno il 16. In 6 giorni ci togliamo via tutto. Ringrazio Francesco per il rinnovo per il 12° mese, quindi da un anno è qui con noi. Grazie mille Francesco, grazie ai 2 euro di Davis che ci invita una settimana a Malaga spesati. Grazie Davis. Grazie David. No, in Davis. realtà non l'ha detto che eravamo spesati, ma gliel'ho aggiunto io. Torniamo pure in studio, sì, Morgan. Grazie. Grazie Davis, quindi. Per 2 speaker di Radio Rossonera. In realtà è davvero così. Ad agosto. Solo 2 però. Chi non vince il campionato del Fanta, io direi. Non posso perdere, come faccio? Ormai siamo Mi 46 dispiace, punti è di andata vantaggio. così. Dario Secchi, grazie per i tuoi 5 euro e che scrive: io ho vissuto a San Siro sia andata che ritorno, ho goduto come non mai, ho super fiducia, raga dai, no, direttore si vince, cosa? Il mio Fanta, facciamo così. Anche Il perché Fanta, tu l'anno il Fanta, scorso il l'hai Fanta. detto da settembre, bravo, bravissimo, che abbiamo visto. Quest'anno quando hai detto stasera si vince, oggi si vince, domani si passa, non è che ti sia andata proprio bene. Io ho fatto una cosa da settembre in realtà, qualcuno se ne è accorto, qualcuno no, ma l'ho fatta da settembre. Vabbè. Cioè? Tu lo sai Bea, te l'ho anche detto cosa ho fatto Sì, da lo settembre. sappiamo, lo Niente. sappiamo. Cosa ha fatto la settimana? Niente, andiamo Niente, il suo avanti. social preferito è un Andiamo indizio. avanti. C'è un indizio sul mio social preferito. Ma l'hai messo 2 settimane fa, No. Aplo? No, cara. Sì, sì. No. Senti, ti ho visto quando hai scritto Aplo. No, cara. Sarà. No. Vabbè. Vabbè. Andiamo avanti col ranking. Caro Morgan, grafica numero 3. E ricordo comunque che qua l'unica che ha fatto un fioretto di 6 mesi è la sottoscritta. Cosa metti in palio sto giro? Non tocca a me, io sono stata 6 mesi senza Nutella. Vabbè, scusa, eh. però ha funzionato. Vuol dire che tu porti bene se fai i fioretti. Ah, ma io e Menini dobbiamo cantare super classico in tutto ciò. Scusa, domani cosa hai da No, fare? niente, Henry? domani ci sono impegnato. Questo è il ranking. Siamo 35esimi. Siamo ancora un po' indietro. Siamo un po' tanti indietro con il ranking. Bisogna passare per alzare un po' il nostro ranking, anche perché se dovessimo poi qualificarci per la Champions League non vincendo la Champions League, a quel punto il rischio di essere intorno alla terza fascia c'è per l'anno prossimo. L'anno scorso, 2 anni fa eravamo in quarta, giusto? Yes. Eh. Quindi dovremmo essere circa in terza fascia, anche perché c'è qualcuna che è difficile che si qualifichi di quelli che sono davanti e non per altro. Beh, la E Lazio quindi- è dietro in questo momento ed è fuori dalle coppe. No, la Lazio non è fuori dalle coppe. Come no? Cioè, no, se si qualifica... No, io parlo di squadre che nel loro campionato sono praticamente lì per qualificarsi in sì, Champions però League. come Ce n'è funziona? qualcuna che è Noi e fuori. la Lazio finiamo entrambe in quarta, non è una per paese, no. No. È una scemenza. No. ok. No. E vabbè, è andata così. Il nostro ranking per anni è stato un pianto e quindi per ricostruirlo bisogna fare tanta strada. Torniamo pure in studio, caro Morgan, perché, come dicevamo poco fa, i 2 calendari di Milan-Inter sono super fitti. C'è quello del Milan che conta ben 7 partite, quello dell'Inter addirittura 8. Lo andiamo a vedere. Morgan, il nostro calendario, quindi la grafica numero 4. Non si sanno ancora tante date.
Oddio, c'è un messaggio per Bea incredibile, tra l'altro, di Francesco, che viene dal futuro, addirittura un messaggio dal futuro, Che poi Bea le vive bene ste cose. futuro quindi- prossimo. Rispondo per i biglietti, ancora non si sa niente, così rispondiamo una volta per tutto, per Spero tutti. di no, Ancora spero non di si no. sa nulla. Spero di no per voi. Per Chi- tanti di voi spero che non accada la cosa che ha scritto Francesco. I prossimi impegni del Milan: parte domenica 23 alle 18 in casa con il Lecce, poi prosegue con la trasferta di sabato 29, una settimana dopo, a Roma alle 18 sempre. Poi il calendario della Serie A ancora non c'è, quindi abbiamo dei turni da ancora decidere Da tra modulare, da definire. il martedì e mercoledì dell'infrasettimanale, il sabato e la domenica del weekend. Però tanto per intenderci, ospiteremo la Cremonese, poi la In casa. Lazio, poi l'Inter in Champions. Ne avremo 3 in casa, una dietro l'altra: Cremonese, Lazio e Inter. Poi Sì. 2 trasferte, lo Spezia in mezzo alle 2 sfide con l'Inter, e appunto chiuderemo il derby di ritorno. C'è da dire una cosa, Mm. che non è semplicissimo. Mm. Se si vuol continuare, diciamo, a sperare e a lottare giustamente per il quarto posto, perlomeno, in Serie A. Devi fare i punti qua, devi assolutamente vincere lo scontro con la Roma, devi fare 6 punti su 6 con Lecce e Cremonese e poi si vede se vuoi un pochino rimetterti in carreggiata. Io mi immagino già che quella partita con lo Spezia possa essere una Quella sorta sì. di Bologna bis, Quella quasi sicuramente. forse anche peggio. Però sicuramente prima i punti bisogna farli, cioè domenica bisogna ritornare in carreggiata, contando che la Roma gioca oggi e quindi magari arriva al weekend un pochino più in là, quindi giochi prima tu per mettergli un po' di pressione, contando che poi è lo scontro proprio con la Roma all'Olimpico. Mm. E anche con la Cremonese in casa non bisogna assolutamente fare una di Cremonese in casa per me un po' di turnover si farà. È in mezzo tra le due romane, che sono Sì, weekend no, e la un po' di infrasettimanale. turnover lo devi fare, però non accetto una squadra che, come dire, ah sì, sei in semifinale di Champions, le cose che abbiamo fatte quest'anno. Poi le partite le puoi vincere, pareggiare o perdere, però a questo punto che giochi Tizio Caio Sempronio, che giochi il mercoledì, la domenica, il sabato, il venerdì, il martedì, devi scendere in campo con una cattiveria enorme, ecco, e devi volerla vincere, non scendere in campo in ciabatte, con la testa staccata, con 2 stop sbagliati di Bennassere, Leao che ciondola, Giroud che non azzecca una sponda, Ebrahim che viene spostato a ogni contrasto. Queste robe qui io non voglio più vederle in Serie A, ecco. Beh, le prime 4 soprattutto, sarebbe da... In realtà anche l'Inter stessa ieri, nelle frasi dopo partita, praticamente quasi tutti, da Lautaro, Inzaghi, noi il giorno prima Pioli, Giroud, tutti avevamo detto sì, ok, c'è il derby, ma siccome entrambe le devono sistemare sto campionato, entrambe si butteranno a pesce, soprattutto per le prime 2 o 3 partite quantomeno. Beh, ma ci mancherebbe, voglio dire, è bellissimo giocare la semifinale, però se l'anno prossimo vogliamo rigiocare questa competizione bisogna comunque fare qualcosa in più, e considerate che il pareggio di Bologna ci ha graziato per tutto quello che è successo altrove, perché comunque poteva andarti molto peggio sugli altri risultati, ti è andata relativamente bene, sei ancora lì, l'Inter fortunatamente ha fatto peggio di noi, però le prossime, io poi posso dire una cosa che ho detto anche a Carlo in filo rossonero, io di arrivare dietro la Roma non lo accetto. In questo momento Cioè, sei 3 guarda, punti dietro. piuttosto dietro la Juventus e gli ridanno i punti. Quindi stasera Forza Roma col Feyenoord? Cioè, dietro la Roma, no. No. Piuttosto, la Lazio è una squadra che comunque quest'anno sta facendo il suo, gioca bene, ben Sì, messa sì. in campo, esprime un gioco comunque di un certo livello. La Roma no. La Roma, cioè arriva dietro la Roma di Mourinho, no. Ragazzi, ve ne prego. Io posso fare invece una sorta di appello. Possiamo viverci una partita in casa
bella, serena, con un po' di gol. Facile. Anche un po' per festeggiare la semifinale. E- Domenica alle 18. E Beatrice Sarti che fa gli anni. Domenica alle 18, una bella partita da festa. Invece. Una in questo campionato in casa. La vogliamo fare o no? Dobbiamo fare il solito 0-0, 1-1, un 2-1 al 97esimo. Una. Dai. Poi Lecce, per carità, è tra quelle della parte destra della classifica, è una di quelle che gioca meglio. Arriverà qua a volerci far vedere che anche se siamo in semifinale vogliono fare tutte le solite cose. Però devi, forza. Una partita un po' dove vedi anche un po' di gol, una roba un po' carina. Un po' Andiamo a di gol vedere. Un mi po' di sembra, esultanze. mi sembra eccessivo. A me basta una partita tranquilla, basterebbe. Vabbè, Poi ci conosco. Cioè... cambiamo calendario, Morgan. Vediamo quello dell'Inter, grafica numero 5. Quello dell'Inter è ancora più fitto, perché c'è una partita in più, ovvero il ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Ah, tu hai messo anche i colori a casa trasferta. Sì. Bravo, potevi dirmelo. No, c'è un motivo, ma te lo dico in separata sede. L'Inter parte tra l'altro con 2 partite di Serie A, tutte e 2 il lunch match, inframmezzate dalla Juve, il mercoledì 26 alle 21. Prima ha in casa l'Empoli, poi va a Roma con la Lazio. Mentre noi abbiamo la Roma, se non ricordo male, può essere, dopo la... No, c'è la Roma o la Cremonese? Che giorno? Il 29? Il 29 c'è la Roma. C'è la Roma, quindi le partite si invertono in pratica, c'è Roma contro Milano e viceversa. Esatto. Poi c'è il turno infrasettimanale a Verona per l'Inter, poi va a Roma Sì. e noi invece ospitiamo la Lazio. Ah, quindi è proprio... È proprio speculare, sì. Poi, insomma, le 2 partite contro il Milan inframmezzate dalla trasferta di Sassuolo. Se anche lì trasferta contro una squadra che inizia per S. Così. Perché... Hai scritto Serie A su Milan. Sì, bravo. Sì, beh, vabbè, è un errore. Ah, ok. No, ma sai perché mi farei? Perché gli ho detto, mi raccomando, io siamo metto, anche accordati. io metto UCL, metti anche tu UCL. Vabbè. Grande. E invece, no, beh, è una squadra di campionato, si usa il campionato. Ivo, grande, grazie per la tua donazione da 12 euro in pratica, 11,99, il centesimo lo mette Bea, grazie Ivo per la tua donazione, Forza Milan, grazie per il vostro lavoro quotidiano, grazie davvero per la donazione, grazie. Anche alla donazione di Giovanni Bruno, ciao ragazzi, lo saluto il buon Giovanni, ciao, grazie per i tuoi 2 euro, come grazie a Riccardo Feliziani che... nonostante si sia autodenunciato da Boomer, è riuscito a fare l'abbonamento. Grazie Riccardo. Grazie anche a Nero per il tuo anno insieme a noi, il 12° rinnovo mensile, quindi un anno qua con noi. E Alessio invece lo ha rinnovato per il 2° mese. Grazie Alessio per il rinnovo, grazie a tutti quelli che si sono hanno rinnovato, grazie a tutti quelli che si sono abbonati, grazie per le donazioni, grazie a chi lo farà da adesso in poi. Il tastino con il dollaro lì sotto la chat. Lazio e Roma decidono parecchio dei futuri di Milan e Inter e viceversa anche, Molto. direi. Non mi piace questa cosa. Sia perché sono lì Torniamo in in campionato studio. e sono davanti a Milan e Inter in campionato, sia perché vengono incontrate negli stessi turni, uno dei quali prima della gara di andata, e quindi sì, io credo che la Lazio ormai sia andata. Dici? Perché non ha le coppe, ha abbastanza punti di vantaggio. Dipende come esce dalla doppia sfida con il Milan e Inter. Sì, però penso che possa... Ormai vanno quasi in automatico i giocatori, sembrano in missione. E la Roma, Morgan, torniamo pure in la studio. Roma è prendibile e devi prenderla. Cioè devi arrivare davanti alla Roma e davanti all'Inter, possibilmente in campionato, posto che... una delle 2 squadre, mi verrebbe da dire, inevitabilmente avrà un po' di vantaggio, credo, in campionato. Cioè quella che non accede alla finale metterà la testa, suppongo, sul finale di stagione per arrivare davanti all'altra come minimo. Quindi staremo a vedere. In tutto questo c'è la Juve.
Io la Juve la do, io la Juve la do già sopra di te. Occhio. Così, Scusami, la ma Juve la do già lì, così quando almeno si non saprà? devi avere sorprese. Quando si saprà l'abbiamo capito, perché io onestamente ho capito poco di questa vicenda. Dicevano che in teoria già oggi si doveva sapere qualcosina e le indiscrezioni dicono che si possa andare in una sorta di rimodulazione della penalizzazione. Quindi passare dai 15 punti a qualcosina in meno. Ma io in realtà sapevo che o tutti o niente. In realtà ci potrebbe essere questa sorta di via di mezzo. Le indiscrezioni parlano di appunto questa sorta di In rimodulazione. teoria era così, poi essendo tornati alla Camera del CONI. Esatto. Vabbè, tanto aspettiamo quest'estate che fanno di peggio. No! Ragazzi, sì, non è che lo dico io, cioè il codice lì lo dice, non è che... Come in questo caso. Sì, Abbiamo va visto. bene, ma Vabbè. falso in bilancio per una società quotata in borsa è un È reato. ancora un'accusa. Sì, va bene. Sì. Bene. Sì, certo, è un'accusa, però. Comunque io nel dubbio Dai. li do già sopra per non avere sorprese future. Quindi non dico, Quindi, che bello, Napoli. siamo qua. Napoli-Lazio, Juve-Milan. Spero. Cioè, tu nel mondo dei sogni dai la doppia mazzata all'Inter? Cioè fuori in semifinale e fuori dalla Champions? Sarebbe bello. Assolutamente sì. Sarebbe molto bello. Poi, vabbè, posso anche arrivare settimo se vinco l'ottava. Va bene, grafica numero 6. Caro Morgan, come eravamo? Io un po' me lo ricordo perché purtroppo ho l'età. Per farlo, tu che sei una sorta di via di mezzo, ti ricordi? Non da averlo vissuto con l'ansia. Cioè, mi ricordo che questa cosa è esistita, che non si parlava d'altro, se accendevi la TV e guardavi qualcosa di sport. Però, tra dire, me lo ricordo e ho vissuto tutto e me lo ricordo fine, scelgo me lo ricordo fine. Questo è il ritorno, Abbiatico, Stacurta, Nesta, Maldini, Calazze, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Shevchenko, Inzaghi. All'andata non c'era Pirlo, giocò Brocchi, se non ricordo male. Però tutto sommato questa era la formazione con Dida che giocò l'andata ma non il ritorno. Poi ci fu la parata di Abbiati, finale su Collon, eccetera, eccetera, eccetera. Torniamo a noi. Anzi, facciamo una cosa, andiamo Ma hai letto direttamente. l'Inter? Chi? L'Inter. Toldo, Zanetti, Cannavaro, Materazzi, Cordoba, Emredi, Biagio, Cristiano Zanetti e Conceição, Crespo e Recoba davanti. Si giocava ti ricordi, il 4-4-2? Certo. E Bei chi se lo tempi. scorda? Di Hector Cooper. Sì. Quello me lo ricordo, non so perché. L'ombre vertical. Però erano altri tempi. Sì, erano assolutamente altri tempi. Cosa vuoi che ti dica? No, niente, insomma. Si stava meglio. Quando si stava peggio. No, citazione un po'. Va bene, grazie anche a Salsiccia Calabrese con Rape che ci dona 8 euro e ci scrive Istanbul. Sì, Istanbul è una bella città della Turchia. Torniamo a noi, torniamo al campionato, alle cose un pochino più terrene, dai. Formazione del Milan, caro Morgan, la grafica numero 7, ancora molto sub iudice, perché ieri abbiamo fatto scarico, poco meno o poco più. Poi oggi è il primo vero allenamento, ma ancora indicazioni non ci sono da Milanello. Verso sera già sapremo qualcosa in più. Megnan, Teo, Tomori e uno tra Kalulu e Ciao per ovvi motivi, certo, perché Chier riposa. A destra non c'è Davide Calabria perché è squalificato, quindi dovrebbe giocare con ogni probabilità Florenzi, a meno che non gioca Kalulu, ma non penso in casa che metta Kalulu, Ciao, eccetera eccetera. Per me Fic gioca. Sì. No, nel senso non scala Kalulu a destra per mettere No, Ciao, giocherà Florenzi. Sì, penso giochi Spizzi. Non lo Sì, so. dai, non facciamo scherzi. Tonali e papà Rade Krunic Carabea. Sì, è nato ieri, beh direi che regalo perfetto per festeggiare. L'ha chiamato Kvicia, pensate un po'. No, Sto non l'ha scherzando. chiamato qui. Non ho ancora scoperto il nome. L'ha chiamato Però Zambo. è nato a Milano. No, scherzo. È nato a Vabbè, Milano, sì, ospedale San Giuseppe. Dicono l'abbia chiamato Rafael. No, scherzo. Quello Ma è mio io figlio. punto Basta che non l'ha sul- chiamato io Rade pu- Junior io perché pu- esco. No, Rade non è quel tipo di persona filo egocentrica.
Vabbè, dai, duro perché è come se io chiamo mia figlia Bordata di Beatrice Sarti. Vabbè, ma che Teo sia un po' sui Meno male che è generis. nato il giorno dopo, perché se nasceva il giorno prima, Rade magari restava qui, non so, un dramma apocalittico. no, perché no. andava- Ma io vi ricordo Rade che a Rade Napoli. Krunic non avrebbe assolutamente dovuto giocarla la partita di ritorno contro il Napoli, era da bandire da tutti gli stadi per quella partita, vista Per l'entrataccia quello che non è Spalletti stata ammonita non all'andata. voleva Certo. aveva programmato tutto. Leao a sinistra non lo smuove nessuno, anzi. Poi incominciano i dubbi per davvero. Allora, a destra è il ballottaggio quello ormai solito con Salmacher e Messias, a meno che non possa giocare Diaz, a meno che non giochi Benasser. Ecco, i ballottaggi veri sono tutti qui. Poi bisogna capire come sarà Ligi. Eh sì, io Che- credo che comunque un turno di riposo Benasser A se lo meriti, B lo faccia, anche per il periodo che sta attraversando dal punto di vista fisico con Ramadan e quant'altro, quindi suppongo che riposi Isma, anche perché dopo c'è la Roma, non è una sfida da niente, anzi è una partita importantissima. Per quanto riguarda il centrocampo, davanti vedremo. Mi auguro che possa giocare Olivier Giroud, ma come minimo giocherà Origi, perché ho Giroud al Fanta e sono in finale di Coppa col direttore. E ho una domanda per voi Stai in parlando difesa. troppo, è come a Napoli. Ho una Andrea. domanda per voi. Ma sei tu che stai piangendo da 10 giorni. Ho una domanda per voi in difesa. Ma mandiamo il buon Simon nella stanza dello spirito del tempo fino alla semifinale d'andata? Giusti, no, 4 sono troppo. Gioca prima? Sì, c'è tipo la partita contro una tra Roma e Lazio. No, Lazio no, perché quella La esattamente Roma prima. la gioca. Sì, con la Roma giocherà. È un po' perdere il ritmo, una la deve fare almeno, dai. Andiamo a vedere anche il Lecce tra poco, anzi facciamo così, andiamo a vederlo anche subito il Lecce. Ricordo a tutti che arbitra Chiffi, proprio Chiffi. Proprio Chiffi. Roba strana di orecchie tirate, non viste, vabbè, sta roba un po' strana. Al VAR Marini, alle 17 partirà come al solito il Valeria. nostro... No, non Valeria, non Valeria. Partirà il nostro prepartita un'ora prima come al solito alle 20 il post, e qui c'è davvero alle 20 il post, non ci sono supplementari che tengano alle 18 su DAZN la partita. Morgan, mettimi pure la formazione del Lecce. L'ho già messo. Ah, l'ha già messo, io sono indietro. Ah, grande Morgan. Con Falcone in porta, Gallo, Titi, Baschirotto e Gendre in difesa, con Yulman. Bel giocatore. No, non ti gusta? Vai avanti a leggere Come la vice del formazione. vice, non titolare. Vice del vice. Vai a leggere la formazione. Gonzalez, Omalé, Male. Blin, Blin blin. Strefezza a destra, Di Francesco a sinistra e uno tra Sissé o Lollone Colombo. Allora, ho visto il Lecce contro l'Empoli io. Anch'io un po'. Qualche giorno fa. E... Ragazzi, forza. Giocano bene, per Anzi, no, carità. io l'ho vista con la Samp, dove ha rullato la Samp Vabbè, per la un Samp tempo. quest'anno è la Samp che vediamo. Però, ragazzi, forza. Cioè, bisogna assolutamente portarsi a casa i 3 punti. Io ho visto questa squadra contro l'Empoli. Non ha fatto niente di trascendentale, anzi. È ovvio che ne abbiamo fatto 2-2 con loro al Via del Mare, quindi... Sotto 2-0. Esatto, quindi bisogna comunque stare attenti. Però non deve esserci storia in sta partita qua. Poi segnerà Lollo Colombo, perché tanto noi, quelli che sono in prestito da altre parti, che non giocano da una vita, vengono messi in campo, vedi Maldini a San Siro, e segnano. E però devi vincere. Per quanto riguarda Yulman, c'è molto meglio anche come vice, secondo me. Bea? Ma devo dire che è una squadra che comunque può metterti in difficoltà solo se noi entriamo in campo con l'atteggiamento tipico di quelle partite che poi non siamo riusciti a vincere. Però se devo dire mi preoccupa il Lecce, ti dico di no. Però a me preoccupa sempre solo l'atteggiamento del Milan, soprattutto l'atteggiamento con cui il Milan approccia le partite così. Però mi auguro che, visto che, allora, la partita di Torniamo in Champions studio, c'è tra Morgan. 20 giorni, ne hai appena vinta una, quindi non è che hai distrazioni. Domenica
ragazzi. Domenica è da festeggiare una qualificazione in semifinale, facendo una partita anche per soddisfare gli occhi del pubblico, il Ma palato, anche perché il poi gusto. ti rovini un po' anche quello che hai vissuto 2 anni fa, Dai, no? festeggia sta semifinale, caro vecchio Milan. In porta c'è quel gran Beh, portiere di Vladimiro Falcone che Fatto una gran l'anno stagione. scorso con la Samp a San Siro parò un po' di tutto, vinciamo con quella fucilata di Maignan per l'inserimento di Leao, 12:30 forse, addirittura Falcone che neutralizzò una delle 116 rovesciate tentate da Olivier Giroud. Sarebbe stato un gran bel gol, ma Falcone ha fatto il suo Morgan, mestiere. torniamo pure in studio e andiamo tra poco al telefono con il più grande esperto vivente di Lecce, quindi con Michele Tossani. Tra poco lo andiamo a stuzzicare pronto sulla formazione del Lecce. Lecce che fu la prima partita vera e propria di gran scricchiolio del mese di gennaio. Dopo il 2-2 con la Roma in casa ci fu la sconfitta in Coppa Italia, dove però comunque il Milan la partita tutto sommato la fece, poi andò incontro a la sconfitta nei tempi supplementari. Poi ci fu il tracollo del primo tempo di Lecce, recuperato all'ultimo dal Milan con il gol di Rafael Leao sul 2-2, non si riuscì ad andare oltre il 2-2 e poi da lì in poi si aprì il dramma di gennaio. Ecco, sarebbe ora di fare una bella partita, proprio bella. Uno di quei 3-4-0, dai. Ciao Michele Tossani, ciao. Ciao ragazzi, un saluto Ciao. a tutti. Ciao, amico. Mick, ti ho venduto come il più grande esperto di Lecce al mondo. Beh, È vero. non per vantarmi. No, ma credevo che si parlasse solo del derby di Champions da qui a maggio e basta. No, ogni giorno così non ci arriviamo. Diciamo che una buona mezz'ora di trasmissione va sempre via così, credo, da qui fino a maggio, e il resto sull'attualità più stretta, che si chiama Lecce, tra l'altro, per il Milan. È Lecce che ha fatto per me un buonissimo campionato, al di là dell'ultimo periodo, però come detto, le ultime settimane io ho sentito anche qualche fischio di troppo dallo stadio, non è andata particolarmente bene, giusto? Sì, in realtà se andiamo a vedere le prestazioni con la Sampdoria il Lecce si è mangiato l'impossibile, che è una cosa un po' strana per una squadra che poi le sue difficoltà maggiori le ha trovate proprio nel creare occasioni da gol. È una squadra che fa tanti errori tecnici, soprattutto negli ultimi 20 metri di campo, anche di decisione dei giocatori. Invece con la Samp ha avuto tantissime occasioni, però purtroppo la palla non è entrata più di una volta, e quindi alla fine c'è stato questo pareggio che ha lasciato invariata la distanza dal Verona, mentre una vittoria avrebbe potuto mettere, non dico fine al problema della salvezza, ma insomma indirizzarlo bene. Quindi c'è stata questa contestazione da parte dei tifosi, tant'è vero che il giorno dopo il presidente Sticchi Damiani è dovuto intervenire in conferenza stampa, ha indetto una conferenza stampa proprio per spiegare la situazione, perché effettivamente il tifoso ha sempre diritto di contestare, però oggettivamente la squadra con il budget più piccolo della Serie A, che ha fatto la campagna acquisti col minor dispendio di energie, che si trova comunque non in fondo alla classifica ma più a una certa distanza dalla zona di retrocessione, a poche giornate dalla fine, insomma non sarebbe il caso di contestare, quanto semmai di compattare l'ambiente e provare a fare l'ultimo sforzo. Mick, invece del derby di Coppa, che mi dici? Il derby di Coppa lo attendiamo dal 2003, no? Mi sembra l'ultima volta. Sarà un delirio soprattutto il pre, e quindi mi dispiace per voi, perché la partita si gioca in 6 giorni, Sì. è tutto finito, però prima di arrivare a quei 6 giorni c'è oltre un mese, e quindi sarà drammatico, diciamo, perché comunque sia ti giochi, cioè non è solo un derby di Coppa, che già sarebbe una cosa stellare, ma un derby di Coppa per riportare un'italiana in finale di Champions, quindi insomma ha tante valenze e tanti significati. Ha tantissimi significati, ma io quello che mi preme chiederti è come le hai viste le due squadre in Champions League. Una aveva il Napoli
avversario di un certo tipo, l'altra è il Benfica che è tutt'altro tipo di squadra dal Napoli. Quindi ti chiedo un po', noi le abbiamo viste, in campionato si sono già affrontate 2 volte, abbiamo visto pure la Supercoppa, quindi si conoscono benissimo le squadre, però credo che il momento di entrambe sia particolarmente diverso, sia delle sfide di campionato sia di quelle di Supercoppa di gennaio. Sì, però io, come dicevamo prima, ci sono tantissimi giorni prima della sfida e quindi andranno monitorate da vicino, perché credo che la differenza fondamentalmente la faranno, credo, 2 fattori. Il fattore emotivo, perché comunque chi riuscirà a gestire meglio la pressione non solo delle 2 partite, ma proprio, come dicevamo, dell'avvicinamento alle 2 partite, e poi le condizioni di forma, perché un conto è arrivare... prendiamo casa Inter, un conto è arrivare con Cialanoglu e Brozovic in forma, un conto è se magari sono fuori forma e sei costretto a rabberciare la squadra, e questo può valere anche per il Milan, quindi bisognerà vedere come si arriverà da qui alla sfida. Per il resto, quando è uscito il sorteggio dei quarti, per me non era favorita nessuna delle 2, perché comunque il Benfica, io francamente pensavo avesse gli strumenti per eliminare l'Inter, quindi mi ha un po' sorpreso anche la qualificazione dell'Inter. Il Milan non era favorito, nessuno lo dava favorito contro il Napoli fino al 4-0. A quel 4-0 al Maradona qualcosa un po' è cambiato, così come è cambiato il modo con cui le squadre, compreso il Lecce, nella partita che poi ha perso sfortunatamente per un autogol assurdo di un misto Gallo-Falcone, come affrontano il Napoli, perché ad oggi se ti abbassi e riesci a chiudere la zona centrale del campo, che non è poco, ma insomma se riesci a fare queste 2 cose, e il Napoli va un po' in difficoltà. Io ho guardato anche i dati della partita con il Milan, è vero che il Napoli ha tirato tanto, ma è vero che ha fatto più di 2 expected goals come dato, però il dato è drogato tra virgolette dal rigore, che vale comunque 0,7, e poi se vai a vedere le XG, gli expected goals per tiro, il dato del Napoli era di 0,06, che è molto basso. Il campionato produce circa 0,10, quindi vuol dire che il Milan ha difeso benissimo e ha costretto il Napoli a prendere dei tiri molto difficili. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Mick, telegrafico, te lo saresti aspettato 3 allenatori italiani in semifinale? No, perché onestamente no, perché la scuola italiana secondo me non è in un gran momento, o comunque rimane una scuola di livello, ma come ce ne sono altre. Noi purtroppo in Italia pensiamo che a Coverciano ci sia l'università del calcio, è vero, sì, ma che ci sia solo quella. Invece io posso studiare all'università, posso andare a Roma, a Milano, a Parigi, a Londra, all'MIT, sono tante di università, e quindi non c'è solo Coverciano. Se vado a vedere, però vedo che sono comunque 3 allenatori che, anche se di età diverse, di estrazione culturale diversa, eccetera eccetera, fanno un calcio con dei principi moderni, perché poi volendo anche l'Inter, palleggio da dietro, costruzione, gioco posizionale, quindi sono 3 allenatori che comunque si sono tenuti all'avanguardia, quindi io credo non sia tanto una questione della scuola italiana, o meglio la scuola italiana, come ce ne sono altre, l'importante è essere aggiornati, e questo indipendentemente dall'età. Mick, grazie, ci ritroviamo presto, molto presto, anche perché probabilmente abbiamo una novità. Sì, Ciao. Ci vediamo presto, e forse anche domenica direttamente, chi lo sa? Chi lo sa? Ciao Mick. Ciao. Buona fine settimana per te, caro Mick. Noi invece torniamo in studio. Ma vedo dei capelli molto diversi. Che è successo? O a Morgan sono cresciuti dei capelli incredibili, oppure è diventato Jacopo. Jacopo, facciamo così. No, ti chiedo una grafica dopo l'altra, una sventagliata di grafiche facciamo, così chiudiamo il discorso del weekend. Prima di tutto, l'analisi degli avversari, quindi la grafica numero 9. Li andiamo a vedere, ne abbiamo parlato in lungo e in largo. È una squadra che gioca un buonissimo calcio, non c'è niente da dire. È un po' in difficoltà perché, come vedete, nelle ultime 10, 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte.
Giocatore chiave Colombo perché sappiamo Eh? quello che è. è il buon Baschirotto, che rivelazione incredibile del campionato. Sì. Lui e i suoi bicipiti pazzeschi. Un altro che hai tu al Fanta, Sì. quindi la coppa è praticamente Ma tua. che non schiererò. Non schiererò, ti do questa anticipazione, non metterò in campo Baschirotto. Vado anche al prossimo turno, caro Jacopo. Così lo leggiamo interamente, anche perché ci sono un po' di scontri diretti, eh? Ah sì? Sì. Sì, Si parte con Verona-Bologna, Salernitana-Sassuolo e Lazio-Torino. A Lazio ospita il Toro, che però è un po' in crisi di risultati. Vabbè. Uno. No. Spezia, Samp Spezia, il derby ligure, poi c'è Empoli-Inter, Due al lancio fisso. match di domenica, Monza-Fiorentina, Udinese-Cremonese, Milan-Lecce alle 18 e si chiude con Juve-Napoli e Atalanta-Roma. Atalanta-Roma è lunedì, vero? Yes. Perché giocando giovedì. Atalanta-Roma è una partita che se noi facessimo 3 punti con il Lecce ti potresti godere sul divano con la coperta, come dice Carlo Pellegatti. Vabbè, in realtà l'Atalanta è un pochino più in giù. Cioè non è una di quelle partite in cui devi sperare nella X, secondo me. No, devi sparare nell'1. Devi sperare nell'1. Quindi... E poi Atalanta-Roma sono sempre partite con tanti gol a Bergamo nel recente passato. Quindi L'anno scorso era quella vinta con Zaniolo, eccetera, giusto? sì, Mi pare. o 2 anni, non lo so. Vabbè, comunque Juve-Napoli è uno scontro che ci interessa relativamente, secondo me, perché è uno scontro che, se stiamo a guardare la classifica pura, cioè senza la penalizzazione della Juve, è uno scontro più avanti di noi. È quell'Atalanta-Roma lì che ci deve portare in qualche modo. Diciamo che se arriviamo a pari punti con la Roma prima dello scontro, male non è. Caro MA, purtroppo sì. Cioè, meglio, io spero che domenica non sia così, ma stamattina la colonnina della temperatura era una cifra e quindi fa ancora abbastanza fresco. Non siamo in Alaska, ma fa freschino. Cioè, ieri no, stava molto bene, oggi molto male. Ringrazio Sara che ci ha detto Torniamo in studio. il nome del figlio di Rade. Andrei. Come Si commentare? pronuncia- Però è si diverso, pronuncia Questo è Andrei, quell'altro è Andrei. Perché sarà in bosniaco. Beh, però Andrei Krunic suona molto bene. Andrei nel pre di una partita. Andrei in finale. Io andrei in finale, assolutamente. Ma soprattutto c'è quel signore là col 7 che aveva lo stesso nome. Va bene, andiamo avanti. Chiudiamo Quello il là col discorso. 7 Bella che scelta. devi chiamare. Ti ricordo? Sì, che ormai ci tocca, perché sennò no. Ma a questo punto ci tocca portare in onda. No, non cito, ti tocca. Mi tocca portare in onda. Mi toccherà portare in onda Soprattutto- poco prima del derby. Sempre se non è in aereo. Sempre se non è in aereo. Sì, Andrea ha questa cosa che viaggia, una volta che lo chiamiamo è in aereo. Io su 2 volte su 2 che mi ha risposto, 2 volte su 2 era in aereo, non poteva. Non so, è una sorta di Tom Hanks 2 la vendetta. The Può Terminal. essere. Era nello studio di Paramount, CBS lì. Che Per cos'è? quello stava andando allo studio di Adesso Paramount. tornerà e quindi sarà in aereo. Va bene, carissimi. Chiudiamo il discorso grafiche. Chi c'è in questo momento? Ah, sempre Jacopo. Sempre Jacopo. Mettimi pure l'arbitro, ne abbiamo parlato poco fa. È una questione di Chiffi. Ma io non, perché ce l'hai con Chiffi? Cos'è che è successo con Chiffi? Ah, l'ultima è il derby? Cos'è che è successo? Non mi ricordo. A me sembra anche un arbitro che fa relativamente bene. Sì, fa relativamente bene. Però aspetta, te lo vado a ripescare. Ogni volta che c'è la grafica dell'arbitro Sì, lui è un dramma. Ma che ti hanno fatto sti arbitri? No, figurati, nelle ultime niente. È stata una passeggiata. Ah, A Bologna, manco guarda. non avessero con fischiato. l'Empoli, Ma manco non avessero fischiato il rigore di Leao su Lozano. Non avessero buttato fuori Krunic. Manco Leao avesse rotto la bandierina senza ammonizione. E che? in Europa. Cos'è che ha fatto? In Europa. Chiffi? Chiffi Adesso nel sentite. referto aveva detto una roba, poi
smentito dalle immagini, lui nega al giudice sportivo di insomma, questa tirata d'orecchie di Paredes con D'Ambrosio. Vabbè. Quella partita lì è sempre brutta, ha brutte influenze anche dal punto di vista, credo, proprio come che delle radiazioni, Juve-Inter, no? Cioè, è influenzato anche così. Vabbè, comunque, l'ultimo precedente è il nostro ultimo derby vinto Bello. di quest'autunno. Bello, bella partita, Anzi, bella forse serata. era ancora estate. Proprio No, era autunno. molto bella quella serata, la ricordo con emozioni. Beh, 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, con Chiffi. Rollino di marcia importante. Dall'altra parte il Lecce, 3 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. L'ultimo precedente Spezia-Lecce 0-0. Torniamo in studio per gli ultimi 5 minuti abbondanti. Direi di tornare sul discorso Euro Derby. C'è la domanda di Paolo. Paolo, cosa vuole? Ah, direttore, sapendo che c'è Ciala che è il tuo preferito, non è il mio preferito, perché ti fierai in semifinale? Domanda Ma di Paolo. sono un po' indeciso. No, scherzo, è ovvio che ti Mina. Che domanda è? Mannaggia, Paolo. Vabbè, Tu non gli dai modo di credere il contrario, eh. ma non è il mio preferito. Ho soltanto detto che non riesce a starmi antipatico a pelle. È E un'altra già questione. questo- Già è qui grave. dovrebbe, esatto. Uno che va sotto la curva e fa così con le orecchie. Dai, per cortesia. Avrei preferito sentirti dire: so che è antipatico, si è comportato male con i tifosi del Milan, però calcisticamente lo stimo. No, No, peggio. non gli sta proprio antipatico. Direttore, ma scherziamo? Chiara, purtroppo non scherza. Ma è una questione epidermica, non mi riesce a stare antipatico. Ma si spiegano tante Ma cose. è grave, Tu vai cioè, pure avanti. Che devo dire? Chiudi pure la puntata in simpatia e tranquillità. Ah, di Gigio già di più mi sta sulle scatole. Scatole. Non lo so, è una roba così, va a pelle. Certo. Ci sono altri giocatori dell'Inter molto meno, diciamo così, impattanti sull'umore del Poi milanista a pelle che mi poi stanno meno a pelle simpatici. c'hanno proprio tipo. Sì, cioè, magari dici a pelle mi sta, ma conoscendolo meglio no. Cioè, no, proprio a pelle gli sta simpatico. Vero, bravo Gianni, mi farò un Akan di polistirolo, piccolo, Che è rutta. che è rutta, così smatta la Bea, per 2 giorni parla solo dell'Akan di L'ho polistirolo. salvato comunque nel mio telefono, nella mia galleria, il Cosa? Vesuvio di polistirolo. No, Certo, basta. fa parte di questa avventura. Via. Cioè, se mai dovesse andare in un certo modo Lo questa costruiamo, direi. Champions League, no, cioè lo metto nel mio album dei ricordi. Bea, come per l'Atalanta, come per il Napoli, come per la Roma, come per la Lazio, le rivalità del Milan sono A. Ma mi ha Juventus, fatto B. ridere. Inter, fine in Italia, in Europa il Real Madrid, il Manchester United, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Liverpool. Ma mi ha fatto ridere, Stop. cioè mi ha fatto Il ridere. resto è serie B delle rivalità. Sì, ma io non ho Via. vissuto la rivalità, ma mi ha fatto semplicemente ridere. saperlo. Ma mi può aver fatto ridere che una persona sia andata sotto l'hotel Sì, dei nostri sì, ragazzi sì, con sì, sto sì. coso in mano a far così? Cioè, mi ha fatto ridere. bravo. Cioè, io ho rivalità con loro, cioè, che l'Atalanta gli batte 5-0. Sì, è un caso. Poi negli ultimi campionati sta sempre dietro, è sempre stato dietro e diglielo a sarà Teo dietro, Hernandez via. e Rafael Leao questo. Raffaele Leao e Teo Hernandez devono preoccuparsi di Dumfries e di chi c'è di lì? Ah, Matteo Darmian. No, poverino Matteo. No, che poverino Matteo. Fai viaggiare Leao, va. No, lo so, però è un vecchio cuore. Anzi, io faccio un appello, il secondo, dopo, e vi invito nuovamente a farlo, dato che ormai siete quasi 800-700, di scrivere tutti in chat, direttore la Coppa è tua, dato che c'è la finale questa giornata tra noi due di Coppa del Fantacalcio, quindi scrivete tutti nuovamente, direttore la Coppa è tua. Il secondo appello che faccio è a tutti i nostri colleghi schierati, non schierati, insomma, chiunque lavori Ma di nel nostro entrambe? settore, sì, di Milan, di Inter, neutrali. Se volete lanciare un altro bel camion di provocazioni, di sottovalutazioni, di critiche, eccetera, eccetera, su Rafael Leao, su Teo Hernandez, su tutto il Milan, dato che ormai questo lo abbiamo appurato, è il Milan dei permalosi e ne vado molto orgoglioso, che lo facciano e che continuino a farlo. Ma la semifinale di Champions. Sì, ma tu dagli quella roba in Basta, più, che a loro cioè, serve. La sprint posso anche capire che in alcuni momenti ti deve anche essere dato da fuori.
semifinale ti basta. Beh, allora anche i Basta quarti. avanti. No, Sì, è sì. ovvio che ti basta, ma ti dà quella robetta in più. Proprio ti dà quel pungolino in più. Amore, sta buono. Sta buono. Ma io non sento le verità, Basta, mi siamo fa andati ridere, oltre. cioè mi siamo fa andati ridere. oltre. Siamo andati oltre. Via. Dai. Oltre. Siamo andati avanti. Carissimi, noi a proposito che siamo andati avanti, siamo andati talmente oltre che siamo arrivati in fondo. Henry, tra poco parte la giornata di Serie A e quindi è tempo di mise. Sì, è tempo di schierare nuovamente la formazione. Invitiamo tutti quanti. Non so se chi c'è, Jacopo in regia, Morgan. Sì, c'è Jacopo. Se può mettere il link in chat per scaricare l'app di Mise e partecipare sempre attraverso il link alla Radio Rosso Lega, che è la lega di Radio Rossonera in cui siamo presenti anche noi. Potete sfidarci, vedere se riuscite a fare meglio di noi, giocare al fantasy game sia con i crediti, diciamo, virtuali dentro Mise, sia acquistando cartellini gold e quindi investendo sulla piattaforma. Vi dico solamente che la mia rosa pagata 287 vale già 311, quindi avessi messo Quindi sei bravo. quei soldi lì sarebbero aumentati del oltre 6%. Quindi Sei proprio bravo. mi raccomando, continuate a scaricare Mise e a giocare con noi nella Radio Rosso Lega. Siamo quasi 150 se non sbaglio, se non di più. Quindi unitevi, sfidateci. E di noi il primo in classifica tra di noi è Edo, non si sa come. Poi credo ci sia Davide, poi io e poi voi altri. Perché giocano da più tempo. No, No. Ah, no? no. Aspita. Capito Giovanzana. Eh sì. Bea, ciao. Ciao a tutti. Ci ritroviamo domani. Io concludo perché mi è piaciuto molto il messaggio di Rauconim che scrive: dopo il Milan degli immortali, il Milan degli invincibili, il Milan dei permalosi. Sì, è un po' bruttino, però Ma no. non è un bel... Ma se tu sei permaloso nel senso buono del termine, Che senso buono c'ha il termine permaloso? permaloso non è solo che... Cioè, Appunto. permaloso nel senso che ti leghi le cose al Vabbè. dito e le vuoi rinfacciare. Bellissimo. bello! Ciao Henry! Ci sta portando in finale di Champions League, Ecco, fate i bravi, esatto. ciao. Dal re, anzi dal principe, perché Il re è a casa Milan. Sì. Ci vediamo alle 19 con Filo Rossonero. Carlo Pellegatti è già carico, andatelo a vedere perché sta già prenotando cose. Andatelo... Come sta già prenotando? Sì, Ma è un pazzo. Va andatelo bene. a vedere e parleremo anche di chi ci sarà al fianco di Olivier Giroud che ha appena rinnovato l'anno prossimo. Grazie a tutti, metteteci in sigla, ci troviamo domani. Ciao. Sei pronto per portare la tua attività al prossimo livello? Hai bisogno di far conoscere i tuoi prodotti o servizi a un pubblico ampio e appassionato? Allora su Radio Rossonera sei nel posto giusto. Con Radio Rossonera puoi raggiungere 1 milione di ascoltatori e 30 milioni di contatti al mese. Se vuoi far crescere il tuo business, la pubblicità su Radio Rossonera è la scelta perfetta. Il nostro team di professionisti ti guiderà attraverso ogni fase del processo, dal design del tuo spot alla diffusione in diretta. Offriamo pacchetti personalizzati per soddisfare le tue esigenze pubblicitarie, non solo pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate tra dirette e social. Non perdere l'opportunità di far conoscere la tua attività a un pubblico appassionato e fedele. Contattaci oggi stesso. Manda una mail a edoardo.maturo@radiorossonera.it o chiamaci allo 02 43 51 16 67 per scoprire come Radio Rossonera può aiutarti a crescere e a raggiungere il successo. Tifosi del Milan, siete pronti a brindare ai gol della nostra squadra del cuore? Con la Montina, lo spumante dei campioni, ogni brindisi diventerà un vero e proprio gol. La Montina è il vino perfetto per celebrare le vittorie del Milan e superare le sconfitte. Le uve pregiatissime della regione di Franciacorta, unite alla maestria dei mastri vinificatori, creano una bollicina delicata e raffinata, capace di esaltare ogni boccone e ogni emozione. Che aspettate? Fate come il Milan che ha scelto la Montina come vino ufficiale. E allora, in alto i calici e cincina la passione, alla storia e ai colori rossoneri. Hai mai sognato di diventare il mister perfetto? Ora puoi farlo con Mise, la nuova app che ti permette di giocare ed investire con il calcio.
Grazie ai nostri algoritmi, i valori dei calciatori sono oggettivi e basati sulle performance. Raccogliamo e lavoriamo oltre 5.000 dati dal più grande data provider sportivo del mondo, Opta. Con Mise puoi comprare, vendere e scambiare i tuoi cartellini digitali, guadagnando come un vero mister. E se sei un neofita del trading, non preoccuparti. Mise ti insegna i concetti base della finanza in modo divertente e ti fa guadagnare con la tua passione, il calcio. Se te ne intendi davvero di calcio, diventa il primo mister dell'era digitale con Mise. Scarica subito l'app e inizia a vivere una nuova coinvolgente esperienza di fantamercato 2.0. Mise, la tua nuova squadra digitale. Se tuo figlio è un giovane cuore rossonero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare ai Milan Junior Camp organizzati da Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi è una realtà storica riconosciuta a livello internazionale che collabora da anni con il Milan per organizzare questi fantastici camp estivi che ogni estate accolgono ragazzi dai 6 ai 17 anni da ogni parte del mondo, nelle suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. Grazie alla presenza di ex campioni e supervisori tecnici del calibro di Pietro Viercovud e Walter De Vecchi, i ragazzi avranno l'opportunità di imparare ma anche di divertirsi. Non perdere questa occasione unica. Visita il sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio ai Milan Junior Camp di Sport Eventi per fargli vivere un'esperienza che ricorderà per sempre. E vai Milan, gol! E poi segna un gol incredibile. Il gol dei ragazzi! E il gol dei ragazzi! Rete!